Buongiorno a tutti cari amici e tifosi rossoneri, bentornati sul canale Milanisti. Anche oggi parleremo di calciomercato, il nostro focus. Come dico sempre, dal calciomercato verrà fuori quella squadra che ci potrà dire se potremo tornare a essere orgogliosi dei nostri colori e soprattutto se potremo lottare per le prime quattro posizioni che sono diventate fondamentali. Prima di tutto, e prima sicuramente di approfondire l'argomento calciomercato con le ultime news, vi chiedo di sostenere questo canale con quattro azioni semplici, veloci e gratuite. Iscrizione con un clic, accendete la campanella, molto importante per l'algoritmo perché aiuta a far conoscere questo canale. Like al video se vi è piaciuto e soprattutto commento anche tattico, ciao o grazie va benissimo, ma se poi avete qualcosa di interessante da dire esprimete pure le vostre opinioni, vi leggo con piacere e se posso riesco, come faccio quasi sempre, a rispondere a tutti. Grazie a tutti per il sostegno. Allora, prima di tutto, prima di parlare di mercato nello specifico, vale la pena sottolineare come Leao abbia fatto una dichiarazione di amore nei confronti del Milan. Come vi avevo già detto, perché cerco di darvi informazioni vere e concrete e soprattutto verificate, Allegri ha voluto sin da subito puntare su questo giocatore che ritiene e ha sempre ritenuto, anche prima di venire al Milan, un giocatore straordinariamente importante e ha sempre pensato che Leao non fosse stato sfruttato fino in fondo e che non avesse ancora tirato fuori tutto quello che ha nel suo bagaglio di tecnica e di abilità fisiche e quindi ha sin da subito fatto capire che voleva puntare su questo giocatore. Ha parlato sin da subito, dai suoi primi giorni al Milan come nuovo allenatore con Leao. Leao ha risposto in maniera positiva, è entusiasta di iniziare questa nuova stagione, ha rinunciato alle vacanze extra e sarà quindi disponibile sin dal 7 di luglio, primo giorno di ritiro a Milanello per poter ripartire in questa nuova avventura e quindi il Milan tutto spera che questo sia l'anno del riscatto totale di Rafael Leao, il giocatore che, come sappiamo bene perché lo conosciamo benissimo, quando decide di incidere è veramente devastante, ma fino ad ora lo ha fatto poco rispetto a quanto potrebbe farlo. Se mai Leao vedrà mai questo video, lo invito a guardare quello che fa Yamal, che ha soli 16-17 anni, non ricordo più, ma sicuramente un'età veramente incredibile per il tipo di giocatore che ci ha fatto vedere, soprattutto nelle due semifinali di Champions League con l'Inter. Ma invito Leao a guardare un aspetto di Yamal in particolare, la sua capacità di essere sempre determinante, sempre in partita durante tutti i 90-95 minuti di un incontro. Non ho mai visto Yamal ciondolare per il campo, non l'ho mai visto prendersi delle pause, non l'ho mai visto assente dal gioco, non l'ho mai visto distratto. È un ragazzo giovanissimo e nonostante l'età così giovane è un ragazzo che sa essere dentro la partita per tutti i minuti che questa partita viene giocata e se Leao riuscisse a fare la stessa cosa, io sono sicuro che potrebbe riuscire a farlo, noi vedremo un altro giocatore e avremo un'arma potentissima da utilizzare contro i nostri avversari. Speriamo veramente che con Allegri, con questo tipo di allenatore che sa motivare molto bene alcuni tipi di caratteri particolari, lo abbiamo visto con Pogba alla Juventus e non solo con lui, e l'abbiamo visto con altri tipi di giocatori che con lui sono diciamo esplosi definitivamente, quindi speriamo che con Allegri, per le sue capacità motivazionali e soprattutto con il gioco di Allegri, quindi con quel tipo di calcio che sembra poter sfruttare al meglio le qualità di Leao possa veramente fare il suo ultimo step di crescita professionale per la gioia di noi tifosi del Milan. Adesso passiamo al mercato. Le notizie sono che, come ha indicato Tare, il Milan si sta muovendo per rivoluzionare totalmente il centrocampo. Arriverà sicuramente Modric, probabilmente arriverà Ricci, la cui trattativa è in chiusura.
ma questo non esclude l'arrivo di Xhaka, anche se ultimamente ci sono state voci per cui sembrava che la trattativa si fosse raffreddata. Non è assolutamente così. Il Milan sta semplicemente aspettando di concludere positivamente le prime trattative, quindi innanzitutto dobbiamo aspettare ovviamente il 1° luglio, che è il giorno in cui riaprirà il mercato, perché tutte le trattative che verranno portate a termine dovranno rientrare nel bilancio della prossima stagione e comunque non potrebbero essere portate a termine visto che il mercato al momento è chiuso. Ma dicevo, una volta concluse le prime trattative, che credo saranno quelle di Modric e di Ricci, il Milan sicuramente porterà a casa anche Xhaka e poi credo che porterà a casa uno tra Javi Guerra e Giashari. Io mi auguro anche entrambi, perché non è esclusa anche questa possibilità. In ogni caso uno dei due va benissimo, perché sono due giocatori con caratteristiche diverse che ho visto giocare e che credo siano giocatori adatti a comporre quel puzzle di centrocampo che deve essere un misto di grande classe, grande tecnica, grande fisicità, grande dinamismo e grande anche capacità di saper difendere per coprire la difesa. Staremo a vedere. Poi c'è una notizia per la quale sembra che il Milan si sia accordato con il Como per la cessione di Morata, che interromperebbe l'anno di prestito che aveva inizialmente sottoscritto a gennaio, perché Morata era stato dato al Galatasaray con un anno di prestito da gennaio 2025 a gennaio 2026. Morata ha fatto capire di voler andare al Como perché ha dato la sua parola a Fabregas, quindi se si riuscirà a interrompere questo anno di prestito probabilmente Morata andrà al Como, e in questa trattativa sembra rientrare anche Ciao per un valore complessivo che il Como sarebbe disposto a pagare di circa 45 milioni. Quindi Ciao e Morata potrebbero andare al Como, il Milan incasserebbe 45 milioni, Morata ha già detto sì, il Como è già d'accordo sulla trattativa. Ora stiamo aspettando il sì del giocatore Ciao, perché se Ciao accetterà questa offerta, considerando che gli è stato offerto un contratto di 4 milioni all'anno, quindi un contratto molto molto vantaggioso, potremo incassare altri 45 milioni che servono come il pane per andare poi sul mercato a completare il numero dei giocatori che dovranno arrivare per la prossima stagione, che come ho detto saranno intorno agli 8-9, perché anche se Furlani, come ho detto, non parla di rivoluzione, il Milan sarà totalmente rivoluzionato. E se noi escludiamo Maignan in porta, Leao e Pulisic, io credo che al di là forse di un difensore centrale, tutto il resto della squadra sarà ovviamente da ricostruire, e quindi si parla di rifondazione. Poi Tare ci ha annunciato che il Milan probabilmente terrà Santi Giménez come attaccante centrale, ma che prenderà o cercherà quantomeno di prendere un attaccante centrale con caratteristiche diverse, quindi il vero centravanti d'area di rigore, perché Santi Giménez invece predilige spesso uscire dall'area di rigore, quindi due attaccanti con caratteristiche diverse per poter usare l'uno e l'altro attaccante a seconda delle situazioni di gioco, a seconda dell'avversario, e anche per poterli usare contemporaneamente. È chiaro che in questo momento si scatena la fantasia, e il giocatore che fa sognare tutti noi tifosi si chiama Viktor Gyökeres, è un attaccante svedese di 1,89 che gioca nello Sporting Lisbona, e nell'ultima stagione nella Liga portoghese ha giocato 33 partite, ha segnato 39 reti e fatto 8 assist. Qualcuno di voi chiaramente mi dirà, però si parla della Liga portoghese, ma non so se avete visto come il calcio si sia livellato e come oggi le squadre anche più forti trovano grossa difficoltà a giocare con squadre sulla carta meno blasonate, e quindi io non credo che la Liga portoghese sia da considerare una lega
di Serie B o di Serie C, e ho visto i video di questo giocatore e secondo me è veramente una prima punta straordinaria. Ovviamente questo giocatore, proprio per le prestazioni che ha fatto nell'ultima stagione, ha visto lievitare il suo costo, che al 19 dicembre del 2024 aveva raggiunto la cifra di 75 milioni, e è stata aggiornata questa valutazione al 30 maggio 2025, quindi al 30 maggio 2025 la valutazione è 75 milioni. In questo momento non credo che questa cifra sia alla portata del Milan, ma si sa che nel calciomercato a volte si usa la finanza creativa per poter raggiungere degli obiettivi apparentemente impensabili. Non voglio illudere nessuno, so che sarebbe veramente difficile arrivare a questo giocatore, ma se proprio il Milan dovesse decidere di prendere un giocatore straordinariamente forte in quella posizione, io credo che questo giocatore sarebbe veramente fenomenale. Vi invito a andare a vedere su YouTube le reti che ha segnato, perché in questo modo vi renderete conto della forza straordinaria di questo giocatore. Altri profili ci sono, nel senso, sul mercato ci sono giocatori che rispondono all'identikit fatto da Tare, però ne abbiamo già parlato. Uno è sicuramente Vlahovic, ma ci sono delle difficoltà in tutti i giocatori che sono stati nominati, quindi al momento non ci sono indicazioni e potrebbe uscire fuori il coniglio dal cilindro, perché il Milan, secondo me, proprio perché è difficile trovare un attaccante forte che non sia allettante anche per altre squadre, io credo che stia lavorando sotto traccia, e quindi potremmo aspettarci anche delle sorprese. Staremo a vedere. Intanto con il Bruges il Milan sta parlando non solo di Giashari, ma sta parlando anche di De Kuyper, il terzino sinistro che potrebbe sostituire Theo Hernandez, terzino che io ho analizzato in un video che ho fatto qualche giorno fa. Ho analizzato le varie figure di giocatori che potevano andare a sostituire Theo Hernandez. Tra queste ho identificato in De Kuyper la scelta più corretta tra le varie alternative, almeno tra le alternative, tra i nomi che sono usciti in queste ultime settimane, perché è un giocatore completo che sa fare bene le due fasi, perché è sufficientemente giovane, perché il costo del cartellino non è proibitivo. Anche in questo caso staremo a vedere. Penso sia molto difficile che il Bruges si privi di due giocatori fondamentali come Giashari e De Kuyper nella stessa sessione di mercato e dandoli alla stessa squadra. Però, come ho detto, dal mercato ci possiamo aspettare di tutto, quindi staremo a vedere. Intanto, come ho detto, prosegue la trattativa per Ricci, che sembra in conclusione. Ci saranno da discutere i dettagli e poi eventualmente verrà ufficializzata dal 1 luglio. E nel frattempo è uscito anche un altro nome come possibile candidato alla fascia sinistra, quindi al ruolo di terzino sinistro al posto di Theo Hernandez, e il nome è quello di Sergi Cardona, che ho analizzato. Sono andato a cercare un po' di informazioni, ma francamente lo ritengo un nome fuorviante, quindi un nome fatto ad arte per depistare, perché non ho trovato niente che possa farci pensare che questo giocatore possa essere veramente candidato a ricoprire il ruolo di terzino. Non è straordinariamente efficace nella fase difensiva né nella fase offensiva. Ho visto alcuni video, mi sembra veramente un giocatore normale, e quindi non credo che sia un potenziale, un possibile obiettivo del Milan. Adesso il mercato sta per entrare nella sua fase più calda, perché, come ho detto, dal 1 luglio fino perlomeno al 10 luglio assisteremo probabilmente ai fuochi d'artificio, perché, come ho già detto, Tare dovrà mettere a disposizione di Allegri quantomeno un 70-80% della squadra titolare. Poi ci sarà il mese l'ultimo scorcio di luglio e il mese di agosto per fare tutti gli altri movimenti, qualora si riescano a piazzare giocatori come Okafor, come Chukwueze, come tutti gli esuberi che in questo momento sono in rosa. Ma
i giocatori titolari, quindi i tre di centrocampo, il difensore centrale, probabilmente i due terzini e anche potrebbe essere già l'attaccante, io credo che arriveranno perlomeno entro la prima quindicina di giorni di luglio. Quindi state sintonizzati, vi aggiornerò costantemente su tutte le notizie di mercato e sicuramente quando ci sarà l'ufficialità su ogni giocatore che verrà ufficializzato farò un video specifico dove vi spiegherò quali sono le sue caratteristiche e cosa possiamo aspettarci da questo giocatore. Per adesso è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando iscrizione, accensione della campanella, like e commento per sostenere il canale. Grazie a tutti, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.